Sono Norbert, ingegnere energetico, e oggi spiego in video 22b come ho affrontato in modo pratico il lungo blackout qui sull'Etna. Alla fine ho una domanda sull'accumulo energetico. Vediamo se riuscite a risponderlo nei commenti. Ora c'è questo blackout, meno male che fuori c'è luce. Qua vediamo se possiamo accendere il computer. Allora togliamo la spina dalla presa. Questa è la ciabatta dove c'è il computer, questo è lo schermo e questa è la luce. Ovviamente la luce non funziona perché c'è questa spina che devo inserire da qualche parte. Ok, qua c'è ora la nostra centrale elettrica portatile, almeno la camera l'ho caricato alla sua batteria piena. Questo 78%. Ok, quindi si accende questo, poi per accendere la spina bisogna accendere anche questo. Ecco. Ora tutta la ciabatta va qua dentro. Ok, allora la ciabatta accesa, anche il computer, lo schermo si accende. C'è questo Macintosh che sta consumando 36 watt. Dice anche che ci sono ancora 4 ore da andare. Vediamo se possiamo aumentare un po'. Lo schermo è un importante consumatore. Allora lo metto un po' meno. Vabbè, facciamo prima il login. Allora il consumo è ora 41 watt. E ora vado a aggiustare un po' lo schermo. E da 41 watt sono andato a 36 watt, che non è male. Accendiamo la luce, siamo a 40 watt. È una lampada veramente piccola. Ora se voglio anche, se sento anche molto caldo, e potrebbe essere benissimo con un blackout così, perché il blackout è proprio causato dal colore. Colleghiamolo prima, questa è la spina. Questa centrale elettrica ha 2 prese. Accendiamolo. E funziona. E l'ho messo alla velocità minore. Ora vediamo quanto consuma in totale. Allora abbiamo 72 watt, abbiamo aggiunto 40 watt più o meno. Le ore che può lavorare così sono 2 ore. Va bene, questa è una centrale elettrica molto modesta, quella più modesta che c'era, che pesa anche di meno, ma effettivamente se voglio lavorare di più allora diciamo spegniamolo se possiamo. Comunque questo consuma veramente poco rispetto a altri mezzi per rinfrescare. Quindi questa è una cosa che ci si può permettere se fosse una batteria un po' più grande. Come per esempio questo sistema qua. Questo è il sistema componibile, quindi con componenti, che ha i suoi vantaggi, ne parleremo dopo. Comunque questa è la possibilità, è più facile di prendere una batteria in più che potresti mettere in parallelo e quindi con una spesa modesta la puoi espandere e quindi come tale il sistema componibile è più flessibile di questo, però questo ha il suo pregio, questa centrale elettrica portatile ha il suo pregio che è così facile, plug and play. Bene, allora così ho fatto vedere che veramente da zero, da un blackout, veramente ci vuole poco tempo per attivare, per mettere in funzione questo apparecchio qua, anche se fosse
buio pesto, una con una lanterna oppure un telefonino, uno può cercare dove che sta parecchio e con la batteria piena che puoi lavorare 4 ore non è una cosa male. Questo è veramente portatile. Ma non pretendete troppo, spero. Emergenza blackout in Sulletta, Sicilia. Questo è un po'. Ik sta het maar in. Ja, non è tutto. Oh, questa era una partenza. Ho preso una bottiglia ghiacciata dal freezer e l'ho messo nel compartimento normale del frigo e così ho mantenuto la temperatura per ben 8 ore. Sotto vediamo come la temperatura di un frigo normale si alza di 8 gradi già dopo 3 ore e mezzo. Invece sopra vediamo che anche fino a, diciamo sicuramente 8 ore, la temperatura rimane abbastanza costante, dato che la bottiglia ghiacciata assolutamente non permette che la sua temperatura sia sopra 0 gradi se non è tutto sciolto. La scelta fra portatile oppure componibile, praticità contro flessibilità. Adesso se dovessimo scegliere fra la soluzione portatile oppure quella componibile, allora quale dobbiamo fare? Quali sono gli argomenti? Ora un piccolo compitino alla fine del video, come promesso. Allora, ho una domanda per voi. Avete pensato che sulla bolletta il prezzo è espresso in euro per kilowattora? Ma se vediamo questo accumulo elettrico, oppure anche se fosse termico, anche lì c'è una espressione simile. Pensa un po', tu hai un prezzo da pagare per queste batterie. Dall'altro lato contiene anche un certo numero di kilowattora, perché questa è la capacità della batteria. E quindi anche lì si può dire euro per kilowattora. Come si usa questo euro per kilowattora? E si può confrontare in qualche modo con quelle euro per kilowattora che sta sulla bolletta? Cioè si può mettere un prezzo sul kilowattora che sta nella batteria? Questa è una domanda che vi voglio porre e che voi potete rispondere nei commenti e io aspetto le vostre risposte. Io non dico nulla, voglio prima un minimo di 10 risposte, poi dopo faccio il video. Se vi è piaciuto questo video mettete il pollice su, iscrivetevi al canale, condividete con gli amici. Io continuo per fare video utili in modo da farvi indipendente dalla rete, più indipendente dall'infrastruttura energetica e anche di risparmiare sulla bolletta. Vi auguro buona energia.